Vorresti realizzare un morbido e caldo scaldacollo all'uncinetto con un punto reversibile e che puoi interamente personalizzare in tutte le misure? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto e il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video impariamo a realizzare insieme passo passo questo scaldacollo facilissimo, super morbido e interamente personalizzabile nelle misure. Che cosa vuol dire? Che siamo noi a decidere quanto largo e quanto alto sarà il nostro progetto. Possiamo fargli fare un doppio giro intorno al nostro collo, un giro singolo, oppure creare un maxi scaldacollo. Tutto sta al nostro gusto e alla nostra fantasia. In particolare il mio progetto misura circa 50 centimetri in larghezza, ovviamente già piegato in questo modo, per 15 centimetri in altezza. Il punto di lavorazione è una variante di un punto che abbiamo già conosciuto in un mio precedente tutorial. Si tratta della versione semplificata del punto combo. È un punto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture sull'esterno e sull'interno del nostro progetto. Possiamo quindi indossare questo accessorio, questo capo, senza preoccuparci di metterlo sul dritto o sul rovescio. E l'ho definito un progetto facilissimo, poiché utilizziamo solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto, la catenella, la maglia bassa e la maglia alta, lavorando in circolare e ripetendo i passaggi di un solo giro di lavorazione. Un progetto quindi adatto anche ai principianti dell'uncinetto e ovviamente ti seguirò passo passo in tutte le fasi di realizzazione del nostro scaldacollo. Un progetto indossabile per adulto o per bambino andando semplicemente a variare il numero di catenelle iniziali e realizzato con un filato made in Italy morbidissimo come il suo nome, del quale ti parlerò approfonditamente tra pochi secondi. Spero che questo tutorial sarà di tuo gradimento, se è così mi raccomando non dimenticare poi un pollice in su e un commento qui sotto il video e ovviamente se andrai a replicare lo scaldacollo non dimenticare di inviarmi le fotografie nel box informazioni subito sotto il video, trovi i collegamenti a tutti i miei profili social. E se sei alla ricerca di altri tutorial di scaldacollo super particolari, li potrai trovare in una playlist dedicata sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Per questo progetto ho scelto un filato che è il connubio di tenerezza, calore e resistenza. Sto parlando di Morbidezza di lanaio.it. Come composizione abbiamo un 100% pura lana vergine merino extra fine, singolo gomitolo 50 grammi per circa 90 metri, uncinetto e ferri da maglia consigliati numero 6. È un filato spesso e robusto, ma allo stesso tempo morbido e altamente traspirante, con ottime proprietà termoregolanti. Infatti, morbidezza rinfresca quando fa caldo e riscalda quando fa freddo, non odora e non graffia la pelle. Inoltre, grazie allo spessore del filato, le nostre creazioni cresceranno velocemente e avremo davanti un progetto realizzato con un filato che manterrà la sua forma nel corso del tempo, anche se indossato per lunghi periodi. Questo meraviglioso color viola scuro è disponibile in tabella colore con il codice 19004 ed è solamente uno dei tantissimi colori disponibili per morbidezza che vi invito a osservare sul sito di lanaio.it e vi invito anche a dare uno sguardo al programma Fedeltà di questa azienda italiana che vi consente ad ogni acquisto di gomitolo di accumulare dei punti da trasformare poi in sconti su tutti i prossimi acquisti. E per questo progetto utilizzo un uncinetto numero 6. Il nostro progetto è lavorato in circolare, senza alcun segno di cucitura, e richiede per l'avvio un numero di catenelle di base multiplo di 3. Andiamo quindi ad avviare le nostre catenelle rispettando questo parametro. Per sapere quante catenelle sono necessarie in base alla misura che desideriamo per il nostro progetto, l'unico metodo sicuro è quello di realizzare un piccolo campione del punto e fare poi le dovute proporzioni. Nel mio caso vado ad avviare 150 catenelle.
Completate le mie catenelle, se le vado a misurare distese, queste raggiungono la misura di 1 metro circa. Devo ora chiuderle in circolare. Per fare questo devo verificare che le mie catenelle non abbiano torsioni di questo tipo, quindi che siano tutte rivolte nello stesso verso. Verificato questo, con l'uncinetto vado ad entrare nella prima catenella lavorata. Prendo il filo e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Ed ecco le mie catenelle chiuse in circolare. Cominciamo con il primo giro di lavorazione. Mi sposto nella catenella presente qui alla mia sinistra e lavoro un punto basso. A seguire una catenella che in questo caso devo considerare come un punto e nella stessa catenella di base devo ora eseguire un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro all'interno della catenella, prendo il filo e lo porto attraverso. Ho 3 asole sul mio uncinetto, carico il filo, chiudo le prime 2, carico il filo e chiudo le ultime 2. Abbiamo quindi lavorato una maglia bassa, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Abbiamo quindi di fatto eseguito 3 punti, creando così un aumento. Per pareggiare, per annullare questo aumento, dobbiamo ora saltare le 2 catenelle successive, 1 e 2, e spostarci nella terza catenella. E in questa catenella ripetiamo la stessa sequenza di punti. Salto 2 catenelle, vado nella terza, entro all'interno e lavoro un punto basso. A seguire una catenella e un punto alto nella stessa catenella di base. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Per annullare l'aumento appena lavorato, saltiamo 2 punti di base. Nel terzo entriamo, un punto basso, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine del giro ci avanzeranno 2 catenelle libere. Per concludere questo giro e cominciare il successivo, dobbiamo guardare qui alla nostra sinistra, dove abbiamo il primo blocco di punti lavorato, maglia bassa, catenella e maglia alta nello stesso punto di base. Qui sotto la catenella si è formato un piccolo spazio che adesso sto allargando. Con l'uncinetto dobbiamo entrare direttamente all'interno di questo spazio, passando sotto la catenella, prendiamo il filo e lavoriamo direttamente un punto basso. Catenella e passando sempre all'interno di questo spazio, carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo sotto, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. È la stessa sequenza di punti eseguita nel giro precedente. Maglia bassa, catenelle maglia alta, in questo caso all'interno di questo spazio. Se siete principianti e temete di non ricordare qual è il primo blocco di punti lavorato, vi consiglio di posizionare un marcatore proprio qui, al di sotto di questo spazio. Dobbiamo ora saltare tutti i punti che ci si presentano e andare direttamente qui, nello spazio successivo, sotto il prossimo blocco di punti. Qui c'è la catenella, qui c'è lo spazio. Con l'uncinetto vi entriamo attraverso, prendiamo il filo e ripetiamo la nostra sequenza. Maglia bassa, catenella e maglia alta all'interno dello stesso spazio. Individuato lo spazio successivo,
maglia bassa, catenella e maglia alta, sempre all'interno dello stesso spazio. Tra la maglia bassa e la maglia alta è importantissimo lavorare sempre la catenella, altrimenti non avremo lo spazio dove eseguire la nostra sequenza di punti nei giri successivi. Proseguiamo in questo modo per tutto il nostro giro, lavorando una maglia bassa, una catenella e una maglia alta in ciascuno spazio che ci si presenta al di sotto della catenella del blocco sottostante. Ed ecco il nostro punto che inizia a prendere forma. Siamo nuovamente al termine del giro, dove per concludere e iniziare il successivo ripetiamo gli stessi passaggi. Qui a sinistra, individuato il primo blocco di punti lavorato per questo giro, passiamo al di sotto della catenella, prendiamo il filo, punto basso, catenella e punto alto, sempre all'interno dello stesso spazio. E abbiamo così cominciato un nuovo giro. Per questo giro e tutti i giri successivi non dobbiamo far altro che ripetere questi step. Dobbiamo individuare il blocco di punti alla nostra sinistra, entrare con l'uncinetto al di sotto della catenella nel piccolo spazio creato e lavorare una nuova sequenza di punti, formata sempre da maglia bassa, catenella e maglia alta. Indispensabile la catenella tra maglia bassa e maglia alta per creare un nuovo spazio da sfruttare nel giro successivo. Procediamo quindi in questo modo, giro dopo giro, lavorando sempre in circolare, fino ad ottenere un risultato come questo. Per il mio scaldacollo ho raggiunto un'altezza complessiva di circa 15 cm. Siamo noi a decidere tutte le misure del nostro progetto. Possiamo infatti aumentare o diminuire l'altezza dello scaldacollo tramite i giri di lavorazione. Più giri di lavorazione andiamo ad eseguire, più alto diventerà il nostro progetto. Vediamo ora come concludere il tutto. Questo è il primo blocco di punti dell'ultimo giro che ho eseguito. Per bloccare la mia lavorazione vado sempre al di sotto dello spazio, presente sotto la catenella, prendo il filo e in questo caso chiudo con un punto bassissimo. Con la prima asola presente sull'uncinetto vado a chiudere la seconda. Dopodiché allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo lasciandone un pochettino in più. Sfilo il tutto e pongo il filo su un ago. Con l'ago giro il mio scaldacollo e vado a bloccare il filo facendolo passare al di sotto di alcuni punti lavorati. Dopodiché realizzo un piccolo nodino facendolo aderire il più possibile al mio progetto, taglio il filo in eccesso e il mio progetto è pronto per essere indossato. Siamo così giunti al termine del nostro tutorial. Abbiamo realizzato insieme questo scaldacollo morbidissimo e caldissimo con un punto reversibile. Infatti abbiamo la stessa texture all'esterno e all'interno del nostro progetto che possiamo interamente personalizzare nelle misure. In particolare, lo ripeto, il mio scaldacollo misura 50 cm, ovviamente considerato piegato in questo modo, per un'altezza di circa 15 cm e ho utilizzato un filato particolarissimo di lanaio.it.
morbidezza in questo meraviglioso color viola scuro che troviamo sul loro sito con il codice colore 19004. 100% pura lana vergine merino extra fine, 50 grammi per circa 90 metri. Puoi trovare morbidezza sul sito di lanaio.it insieme a tantissimi filati diversi, tantissime composizioni, spessori e colori per realizzare tutti i tuoi progetti con uncinetto o ferri da maglia. Ti lascio il link al sito scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video e ti invito inoltre a dare uno sguardo al programma Fedeltà di lanaio.it che si chiama Premiati di Lana. Per ogni gomitolo acquistato sul sito accumulerai dei punti da trasformare in sconti su tutti i tuoi prossimi acquisti. Spero questo progetto sia stato di tuo gradimento e che tu abbia apprezzato le mie spiegazioni. Se è così, mi raccomando, non dimenticare un bel pollice in su e un commento proprio qui, sotto il video. E se sei alla ricerca di altri scaldacollo particolari, li puoi trovare in una playlist dedicata proprio qui, sul mio canale YouTube, dove se ancora non l'hai fatto e ovviamente se ne hai piacere, ti invito ad iscriverti cliccando sull'apposito pulsante presente qui sotto il video. Perciò con questo nuovo morbidissimo e caldissimo progetto ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.